bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della quarta apparizione storica in ordine cronologico della Madonna, quindi quarta apparizione mariana. La quarta apparizione mariana avviene a Lenola, in provincia di Latina. Presso oggi c'è il santuario della Madonna del Colle che ci ricorda questo. Lo storico belga De Schepper narra che gli apostoli Pietro e Paolo, in viaggio verso Roma, percorrendo la via Appia, la regina Viarum, cosiddetto, che attraversa la fertile pianura di Fondi, città delle mura megalitiche, annunziarono ai pagani la buona novella del Vangelo, costituendo così i primi nuclei di cristiano. Attraverso i secoli successivi si svilupparono nella zona Fondana e dintorni molteplici comunità di cristiani, tanto che nel 250 d.C., quando l'imperatore Decio ordinò la persecuzione contro di essi, che riteneva responsabili dei mali che attanagliavano l'impero, nel territorio fondano ne furono uccisi parecchie migliaia di cristiani. Fu a seguito di questa spietata caccia all'uomo che alcuni di essi si rifugiarono sui monti e lì cercarono di creare le loro comunità. Non era viltà, ma lo scopo era di poter conservare e diffondere il seme del Vangelo. Un gruppo di perseguitati trovò riparo sul colle di Lenola, un tempo roccioso e selvaggio, trovando rifugio in una caverna celata tra piante e rovi, dove eressero un'edicola con l'immagine della Madonna col bambino. Quindi edissero una piccola edicola con l'immagine della Madonna col bambino. Là pregavano e celebravano i divini misteri della fede. Alcuni soldati romani, fedeli all'ordine imperiale di far minuziosa ricerca in ogni luogo, scoprirono la piccola caverna dove trovarono i martiri Onorio e Livio insieme ad altri che pregavano. Li uccisero tutti, lasciandoli insepolti. La notizia dell'eccidio avvenuta sul colle di Lenola si propagò tra i cristiani, rimasi nell'angolo fondano, i quali informarono il monaco egiziano San Paterno che si trovava di passaggio per Roma per venerare le tombe degli apostoli Pietro e Paolo. Avuta la notizia, egli insieme ad altri cristiani si recò sul colle per dare una degna sepoltura ai corpi dei martiri. Terminata l'operazione pietosa, pose sul sepolcro una rozza pietra con una scritta incisa in lingua sconosciuta ai pagani. Qui giace Onorio Livio ed altri morti per la fede nella metà del III secolo. Presso il sepolcro piantarono un albero di cipresso, segno di resurrezione. Calate le tenebre si misero a pregare salmodiando e presi dalla stanchezza si addormentarono profondamente. In piena notte furono scossi da un rumore. Semisvegli e sgomenti videro la caverna inondata di una forte luce, ma una voce angelica li rincuorò. Non temete, sperate in Dio, io sono tra voi per vostro conforto, qui è la mia immagine. Svegliati dal sonno videro l'immagine della Vergine col bambino, circondata da angeli che agitavano palme e corone del martirio. Non credendo ai propri occhi si domandarono null'altro se ognuno avesse visto ed ascoltato le stesse parole. L'indomani, confortati da quella visione, piena di gioia, ridiscesero nell'agro fondano, dove avrebbero voluto propagandare subito agli altri fratelli la gioiosa notizia, ma dovettero desistere perché era ancora in pieno vigore l'editto dell'imperatore Decio. A vigilare le tombe gloriose dei martiri restò la Vergine Madre in attesa di un'alba radiosa segnata da Dio. Quell'alba radiosa spuntò dopo 13 secoli, la notte del 15 settembre 1602. La causa strumentale scelta da colui che tutto muove, cioè da Dio, è un giovane di 23 anni, Gabriele Mattei, nato a Lenola nel 1589. Orfano di genitori, vive con l'unica sorella. È un giovane di bello aspetto, altalenante, di carattere orgoglioso e licenzioso. Il pomeriggio, assieme a altri due suoi amici, si reca sul collo di Santa Croce, dove un tempo venivano crocifissi condannati a morte. Su quel colle, quando Lenora era colonia romana, nel 319 a.C. aveva innalzato un tempio pagano, che dopo l'avvento del cristianesimo, nel 313 d.C., venne dedicato alla Santissima Croce. E in quella chiesa, rimaneggiata nella sua costruzione dotata di un ricco patrimonio, un anziano cristiano uscì e rilargò fedelmente, appunto, Gabriele Mattei e i suoi amici. Gabriele Mattei, innervosito, coi suoi nemici fecero una scommessa che lui sarebbe tornato e avrebbe ammazzato quell'anziano signore che li aveva disturbati nel loro oziare. Entrato a casa è molto nervoso
perché sa che deve fare questa cosa cattiva. In cuor suo forse non è poi così cattivo come è sempre dato a vedere, e prende quella specie di chitarra che si utilizzava allora e uscì per andare a strimpellare qualcosa. E era così cattivo, così nervosito, che gettò via la chitarra e invocò il genio del male, il diavolo. A raccontare prima gli amici e poi il vescovo Giambattista Comparini e lo stesso Gabriele. Alla mia invocazione è apparsa davanti a me una mostruosa figura infernale. Spaventato ho fatto il segno della croce, ho invocato l'aiuto della Madonna. Stavo per fuggire quando una luce splendente, una voce celestiale mi disse: fermati, non temere, tu mi hai chiamata. Convertiti, sali questo colle e troverai la mia immagine. Voglio che tu mi costruisca un tempio e il giorno della consacrazione farò splendere un prodigio che nei secoli testimonierà la mia presenza sul tuo paese. Il ghignoso Gabriele, divenuto mite come un agnello, rientra a casa, defilato va alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista, che trova chiusa, siede sull'uscio e ne aspetta l'apertura e va a pregare davanti all'immagine della Madonna. La sua presenza in chiesa e a quell'ora mattutina suscita meraviglia tra i fedeli. Terminata la preghiera, andò dal parroco a chiedere la sua rinascita spirituale mediante la confessione. Rinato dalla grazia dello Spirito Santo, uomo nuovo, va all'appuntamento stabilito la sera precedente con gli amici. L'impatto con questi è diverso da quelli di altri giorni, perché Gabriele non è più così baldanzoso, non è più incaronito, è calmo, mite, sereno, dolce. A vederlo così tanto mutato, gli amici restano sconcertati e la loro domanda: l'hai ammazzato? Gabriele con voce dolce e fioca racconta loro quanto era avvenuto quella notte. Essi non credono al suo racconto, tacciandolo di aver visionato, vivere di menzogne, che doveva aver ascendenza su di loro. Li invita ad andare con lui a trovare l'immagine della Madonna. Quindi viene dichiarato menzognero, no? Vive di menzogne, non sta dicendo una cosa cattiva, ma Gabriele, che però è sempre stato il capetto di loro tre, li invita ad andare con lui e lui, avendo ascendente, loro lo seguono a cercare l'immagine della Madonna. Scavano, cercano, provano, ma non trovano niente, finché sotto la verde chioma di un noso cipresso ripulirono tutto intorno dai rovi e dal muschio e dall'edera e apparve l'immagine della Vergine col bambino, dipinta sul muro, che grondava sangue dal labbro inferiore. Alla vista di quel prodigio si inginocchiarono, pregarono e piangerono con gioiosa commozione. Contemporaneamente al prodigio venuto sul collo, un altro ne viene tra le mura del paese, quando un gruppo di bambini girando per le strade annunciava a tutti: sul colle è stata trovata l'immagine di Maria, andiamo sul colle, senza che nessuno li avesse avvisati, quindi loro per intercessione sapevano già che era stata trovata la Madonna. E da qui poi, incontrandosi con Monsignor Camparini e poi con tutti gli altri, i tre giovani raccontarono quello che era successo e quindi iniziò la storia poi del monastero fu costruita la prima cappella e poi via, fino a che nel 1610 arriva la completazione del santuario che si chiama subito Madonna del Colle. Questa è la quarta apparizione nella storia dell'umanità della Madonna. Scrivetemi qua sotto nei commenti se lo sapevate, se questo racconto, se questa apparizione vi era nota. Ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete like, condividete sui vostri social. Ciao a tutti da Armando, ciao!